Ciao a tutti e bentornati a Parla con me, il podcast dove impariamo l'italiano insieme in modo vivo, autentico e senza paura di fare domande scomode. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi abbiamo una puntata speciale, più lunga del solito, 15 minuti, perché il verbo di oggi lo merita davvero. Ciao Matteo, ciao a tutti! Sono Sara e confermo, quando Matteo mi ha detto che dedicavamo 15 minuti a questo verbo ho annuito immediatamente, perché stare è forse il verbo italiano che crea più confusione, più errori e allo stesso tempo più curiosità tra chi studia la nostra lingua. Stare, S-T-A-R-E, un monosillabo quasi, 4 lettere, un verbo irregolare con una coniugazione che fa tremare i principianti, eppure è ovunque nell'italiano quotidiano. Come stai? La prima domanda che impariamo in italiano. Sto bene, sto male, stai fermo, stavo pensando, come stava? Usiamo stare decine di volte al giorno. E il problema vero, quello che manda in crisi tutti gli studenti, è il confronto con essere, perché in inglese to be copre sia essere che stare. In spagnolo ser e estar sono distinti come in italiano, ma non funzionano esattamente allo stesso modo. In italiano stare ha una sua personalità, una sua logica, un suo universo grammaticale e culturale. Un universo grammaticale e culturale. Questa è già una promessa bellissima per una puntata. Sara, in questi 15 minuti coperemo tutto? La grammatica, le espressioni, le differenze con essere, gli usi idiomatici, la letteratura, le storie. Pronti? Prontissima! E vi prometto che alla fine di questa puntata stare sarà il vostro verbo preferito. È così versatile, così espressivo, così italiano nel suo senso più profondo. Iniziamo. E come si comincia sempre in italiano quando si incontra qualcuno? Come stai? Perfetto! Sto benissimo, grazie. E anche questo, sto benissimo, è già una lezione sul verbo stare. Si parte! Sara, cominciamo dall'origine. Da dove viene stare? E perché esiste separato da essere quando in tante lingue ce n'è uno solo? Bellissima partenza. Stare viene dal latino stare, che significava rimanere in piedi, rimanere fermo in un luogo. Era un verbo di posizione, di permanenza fisica nello spazio, mentre essere viene dal latino esse, che era il verbo dell'identità, dell'essenza, di quello che una cosa o persona è per natura. Quindi già nell'origine latina c'è questa separazione. Essere per l'identità profonda, stare per la posizione, lo stato, la situazione temporanea. Esattamente, e questa distinzione originale si è conservata nell'italiano moderno in modo bellissimo. Non è una complicazione arbitraria, è la conservazione di una logica antica e precisa. Quando dici come stai chiedendo com'è la tua situazione in questo momento, non chi sei per natura. È una domanda temporale, contestuale, legata al presente. Come stai come domanda sul momento presente, non sull'identità permanente. Questo è sottile e bellissimo. È proprio così, e in italiano questa sensibilità al tempo, alla situazione, al contesto si esprime attraverso la scelta tra essere e stare. Scelgo stare quando voglio dire come sei adesso, in questa situazione, in questo momento. Scelgo essere quando voglio dire chi sei, qual è la tua natura, la tua essenza permanente. La lingua italiana come mappa del tempo e dell'identità. Ogni volta che scegli stare o essere, stai facendo una scelta filosofica. Sì, l'italiano è grammatica che si trasforma in filosofia e questo è uno dei motivi per cui amo insegnarlo. Dietro ogni regola c'è un modo di vedere il mondo. Parliamo della grammatica pura, la coniugazione. Stare è irregolare, quindi bisogna imparare le forme a memoria. Sara, guidaci. Allora, presente indicativo. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Notate le irregolarità. Sto invece di stio, stai invece di stai. Ok, quello è regolare. Ma stanno invece di stano. L'accentazione è sempre sulla prima sillaba nelle forme io, tu, lui, loro. Sto, stai, sta, stanno. Questo si chiama verbo con accento sdrucciolo nelle forme toniche. E al passato prossimo? Passato prossimo, sono stato oppure sono stata, con essere come ausiliare, non avere. Questo è fondamentale e molti sbagliano. Ho stato ieri a casa, sbagliato. Sono stato ieri a casa, corretto.
Il participio passato è stato, stata, stati, state. Si accorda con il soggetto. Sono stato. Quindi, come i verbi di movimento, stare usa essere, ma stare di solito non implica movimento. Ottima osservazione. La regola dell'ausiliare in italiano non è solo per i verbi di movimento, è per tutti i verbi intransitivi, cioè quelli che non hanno un oggetto diretto, e stare è intransitivo. Sto, non sto qualcosa. Sono stato, non ho stato qualcosa. Esattamente come andare, venire, partire, arrivare. E all'imperfetto? Imperfetto. Stavo, stavi, stava, stavamo, stavate, stavano. Qui torna la regolarità. L'imperfetto di stare è bello e fluido. Stavo pensando, I was thinking. Stava dormendo, she was sleeping. Stavamo mangiando, we were eating. Ed è qui che entra una delle costruzioni più importanti e più usate di stare. Stare più gerundio. Stare più gerundio, la costruzione progressiva italiana, l'equivalente di be più ing in inglese. Finalmente la tratto in modo approfondito. Sì, e questa costruzione merita una sezione tutta sua, perché è uno dei punti dove l'italiano ha qualcosa di molto specifico, molto suo, che non si traduce meccanicamente da nessun'altra lingua. Entriamo nel vivo. Stare più gerundio. Come funziona esattamente e quando si usa? La costruzione stare più gerundio esprime un'azione in corso, che si sta svolgendo in questo momento o in un momento specifico del passato. Il gerundio si forma aggiungendo ando ai verbi in are e endo ai verbi in ere e ire. Mangiare, mangiando. Leggere, leggendo. Dormire, dormendo. Scrivere, scrivendo. E in frasi complete? Sto mangiando. I am eating. Stava scrivendo. She was writing. Stavano dormendo. They were sleeping. Perfetto. Ma attenzione, questa costruzione in italiano si usa con più parsimonia, cioè meno spesso rispetto all'inglese. In inglese si usa il presente progressivo anche per situazioni abituali, I am living in Rome, ma in italiano per le situazioni abituali si usa il presente semplice, abito a Roma, non sto abitando a Roma. La costruzione progressiva è per l'azione nel vivo del suo accadere, non per le situazioni continue. Quindi sto mangiando, in questo preciso momento sto mangiando, ma mangio la pasta ogni sera, non sto mangiando la pasta ogni sera. Esattamente, l'azione puntuale nel momento versus l'abitudine ripetuta, due costruzioni diverse. E poi c'è un uso meraviglioso del progressivo al passato, con l'imperfetto. Stavo leggendo quando hai chiamato. I was reading when you called. L'azione in corso nel passato che viene interrotta da un'altra azione. Questa struttura è bellissima e molto comune nel parlato. Stavo leggendo quando hai chiamato, l'imperfetto progressivo interrotto dal passato prossimo. Questa è una delle strutture temporali più eleganti dell'italiano. Elegantissima e molto espressiva, perché l'imperfetto dà la sensazione di un'azione in corso, di uno sfondo, di una situazione che stava continuando, mentre il passato prossimo dà l'azione puntuale, il momento preciso dell'interruzione. È quasi cinematografico. Il progressivo è come la scena che vedi sullo sfondo, il passato prossimo è l'azione principale. Il gerundio come sfondo cinematografico e il passato prossimo come azione in primo piano. Che modo bellissimo di descrivere la grammatica italiana. Sono anni che insegno italiano e ancora mi stupisce quanto sia visiva, quanto sia cinematografica come lingua. Non è solo comunicazione, è narrazione. Sara, arriviamo al punto che tutti aspettano, la differenza tra stare ed essere. Questo è il cuore di ogni confusione. Come si spiega in modo semplice ma preciso? Allora, la distinzione fondamentale è questa. Essere esprime identità, caratteristiche permanenti, definizioni. Stare esprime situazioni, condizioni temporanee, posizione, stati d'animo nel momento. È la differenza tra ciò che sei sempre e ciò che sei adesso. Facciamo esempi concreti, così è più chiaro. Perfetto. Maria è italiana. Essere, perché essere italiana è un'identità permanente, un dato di fatto che non cambia. Maria sta a Roma. Stare, perché trovarsi a Roma è una situazione temporanea, una posizione nel momento, potrebbe cambiare. Marco è stanco o Marco sta stanco. Questo è uno dei punti più dibattuti. Aspetta, essere o stare con gli aggettivi di stato fisico e mentale. Sono stanco o sto stanco? Qual è corretto? In italiano standard entrambi si usano, ma con sfumature diverse.
Sono stanco, descrivi la tua condizione in modo più neutro, quasi come caratteristica del momento. Sto stanco ha una sfumatura più regionale, più tipica del sud Italia, specialmente Campania, Sicilia, dove stare si usa molto più spesso con gli aggettivi. Al nord si preferisce sono stanco. Non c'è una risposta univoca, dipende dalla regione e dal registro. Quindi anche la scelta tra stare ed essere può essere regionale. L'italiano non è monolitico, è un mosaico di varianti. Esattamente, e questo è uno dei punti più affascinanti e più complessi dell'italiano. Al sud Italia stare ha una diffusione molto maggiore. Si dice sto bene, sto male, sto contento, sto arrabbiato, con stare per tutti gli stati d'animo e fisici. Al nord si usa più essere per gli aggettivi. Sono contento, sono arrabbiato. Entrambi sono italiani corretti. Pensiero. E come si spiega questa differenza regionale? È un'influenza dei dialetti? Sì, i dialetti meridionali, il napoletano, il siciliano e il calabrese, hanno mantenuto una distinzione molto forte tra i due verbi, simile allo spagnolo. Il napoletano ha stare come verbo principale per gli stati. Questa influenza dialettale si è trasferita nell'italiano regionale del sud. Al nord i dialetti hanno avuto influenze diverse, tedesca, francese, celtica, e l'uso di essere con gli aggettivi si è consolidato di più. Affascinante. La grammatica come mappa della storia. Ogni uso regionale racconta secoli di storia linguistica, di influenze, di convivenze culturali. Perfettamente detto. E questa è la bellezza dell'italiano. Non è una lingua imposta uniformemente dall'alto, è una lingua che ha assorbito, nel tempo, 1000 influenze e le porta tutte con sé. Curioso. Sara, facciamo un elenco sistematico, i grandi usi di stare, così chi ci ascolta ha una mappa completa. Entusiasta. Ottima idea. Uso numero 1. Stare per indicare lo stato di salute. Come stai? How are you? Sto bene. I'm well. Sto male. I'm not well. Sto benissimo. I'm very well. Sto così così. I'm so-so. Questa è la costruzione più elementare e più usata nella conversazione quotidiana. È quasi il biglietto di visita di stare. D'accordo. Come stai? Le prime 2 parole che ogni studente di italiano impara. E uso numero 2. Continuando. Uso numero 2. Stare per indicare la posizione, il trovarsi in un luogo. Sto a Milano, sono a Milano in questo momento. Stavo a casa, ero a casa. Dove stai? Dove sei? Dove ti trovi? Questo uso ha la sfumatura della temporaneità. Sto suggerisce che potrei non starci per sempre, che è la mia posizione attuale. Sto a Milano versus sono di Milano, la posizione temporanea versus l'identità permanente. Esatto, magnifico esempio. Sto a Milano, mi trovo a Milano adesso, forse per lavoro, per vacanza. Sono di Milano, vengo da Milano, è la mia città di origine. La stessa città, 2 verbi diversi, 2 informazioni completamente diverse. Uso numero 3. Stare per infinito, l'imminente futuro. Stare per. Sto per partire. I am about to leave. Stava per cadere. She was about to fall. L'azione imminente sul punto di accadere. Sì, questa costruzione è meravigliosamente precisa, esprime qualcosa che è sul punto di avvenire, che è imminente, cioè vicinissimo nel tempo. Sto per piangere, sono sul punto di piangere. Stava per dire qualcosa, era sul punto di dire qualcosa quando. È una struttura cinematografica, di suspense. Di suspense. Stava per dire qualcosa e poi il cliffhanger grammaticale italiano. Esatto, e uso numero 4, stare, gram, e gerundio, la costruzione progressiva che abbiamo già analizzato. Sto mangiando, stavo dormendo. E poi uso numero 5, forse il più ricco, stare in espressioni idiomatiche. Lasciar stare, star bene con, stare attento, stare zitto. Ce ne sono decine. La sezione delle espressioni idiomatiche, quella che tutti aspettano. Sara, guidaci attraverso le espressioni fisse con stare che si sentono ogni giorno in italiano. Cominciamo con le più usate. Lascia stare. Lascia perdere. Non preoccuparti. Non importa. Lascia stare non è importante. Forget it. It's not important. Lascia stare lui. Leave him alone. Non toccarlo. Non occupartene. È un'espressione utilissima, quasi un'ancora di salvezza nelle conversazioni complicate. Lascia stare. 2 parole che risolvono 1000 situazioni. E poi? Continuando. Stare attento. Fare attenzione. Essere prudente. Stai attento, be careful, watch out.
È anche un avvertimento, quasi un imperativo di protezione. La mamma che dice al bambino «stai attento» mentre attraversa la strada. «Stai attento» è uno dei suoni più italiani dell'infanzia. Stai attento, la voce di ogni madre italiana che risuona per le strade. Assolutamente. E poi stare zitto. Stare in silenzio, non parlare. Sta zitto, be quiet, shut up. È un imperativo diretto, un po' brusco. Tra amici si usa spesso con affetto. Dai, sta zitto e ascolta. Ma con estranei suona scortese. Quindi attenzione al contesto. Stai zitto tra amici, affettuoso. Stai zitto con sconosciuti, scortese. Il contesto cambia tutto. Sempre. E poi stare bene con qualcuno. Andare d'accordo con qualcuno. Avere una buona relazione. Sto bene con lei. I get along well with her. Mi trovo bene in sua compagnia. Non sto bene con i colleghi. Non vado d'accordo con i colleghi. Ma attenzione, stare bene con qualcuno ha anche il senso romantico, di stare insieme, essere in coppia nel parlato giovanile. Stai bene con lui? Come domanda sulla relazione romantica? Questo non lo sapevo. Sì, nel parlato giovanile contemporaneo, soprattutto al centro-sud, stai bene con qualcuno significa anche siete insieme, state uscendo. È un uso informale ma diffusissimo. E poi ci stare, il pronominale. Ci sto, I'm in, I agree, count me in. Ci sto, una delle espressioni italiane più energiche e coinvolgenti. Proponi qualcosa e se l'altro dice ci sto, è un sì entusiasta. Esatto. Andiamo al cinema stasera? Ci sto. Vuoi venire alla festa? Ci sto. È un'accettazione immediata, senza riserve. E il contrario, non ci sto, esprime rifiuto, disaccordo forte. Non ci sto con questa decisione, non sono d'accordo, non l'accetto. E starsene, il riflessivo intensivo? Starsene, rimanere da qualche parte in modo tranquillo o isolato. Stammi bene, take care of yourself. Letta, rimani bene, stai bene. Statene a casa, stay home, rimani a casa. Stiamo bene così. We're fine as we are, siamo a posto. E poi il bellissimo stare sui nervi, irritare, dare fastidio. Questa cosa mi sta sui nervi. This thing is getting on my nerves. Lui mi sta sui nervi. He's getting on my nerves. Mi irrita. Mi sta sui nervi, un'espressione che ogni italiano conosce benissimo. Anche quella fisicamente, il nervoso come qualcosa che sale lungo i nervi. Sì, l'italiano è spesso molto fisico nelle metafore. E poi stare in piedi. Rimanere in posizione verticale anche nel senso di resistere, non cedere. Riesci a stare in piedi dopo quella notte? Can you stand up after that night? Figurativamente, il progetto non sta in piedi. The project doesn't hold up. Non funziona, non regge. E stare al gioco, andare avanti con qualcosa anche se non si è sicuri. Accettare una situazione provvisoriamente. Sto al gioco per ora. I'll play along for now. Stare al gioco, un'espressione che dice tutto sulla flessibilità italiana, sulla disponibilità a navigare situazioni incerte e senza dramma. Sara, parliamo di stare legato al corpo e alle emozioni. Ho l'impressione che stare sia il verbo degli stati interni, di come ci sentiamo dentro. Pensosa. Sì, hai ragione, c'è qualcosa di profondo in questo. Quando usi stare per descrivere il tuo stato interiore, stai quasi descrivendo la tua relazione con il momento presente. Come stai? Non chiede chi sei, chiede come ti senti adesso, come sei nel tuo corpo e nella mente in questo istante. Emozionato. Come stai come domanda sulla presenza, sull'essere pienamente qui nel momento. Questo è quasi meditativo. Sì, ed è per questo che rispondere a come stai in italiano è così importante culturalmente. Non è una domanda retorica come in inglese How are you? Fine, thanks, di solito senza ascoltare la risposta. In italiano, come stai, si aspetta una risposta vera, almeno tra persone che si conoscono. Sto bene, grazie. Sto un po' giù. Sto così così. Sono stressato. C'è uno spazio genuino per la risposta. Sorpreso. Come stai come invito genuino alla condivisione emotiva, non come semplice saluto automatico. Questa è una differenza culturale profondissima. Profondissima. E poi ci sono le espressioni del corpo con stare. Stare in forma, essere in buona forma fisica, stare in piedi, reggersi fisicamente, non stare nella pelle, non riuscire a contenere l'emozione per qualcosa di bello o di eccitante. Non stava nella pelle per l'emozione, era così eccitato che quasi non riusciva a controllare il corpo. Emozionato.
Non stare nella pelle, l'emozione che è così grande che il corpo quasi non la contiene. È un'immagine meravigliosamente fisica. Bellissima. E poi stare con il fiato sospeso, trattenere il respiro per ansia o attesa. Ho stretto il respiro. No, ho trattenuto il respiro. Stavo con il fiato sospeso aspettando il risultato. L'attesa ansiosa come azione fisica del trattenere il respiro. E starci in modo difficile, una cosa che non sta in piedi, emotivamente o logicamente. Questa storia non sta in piedi. Questa storia non ha senso, non è credibile. Capendo. Non sta in piedi come giudizio sulla credibilità, sulla solidità logica di qualcosa. Il corpo che valuta le idee. Sì, l'italiano pensa con il corpo. Le idee devono stare in piedi, i piani devono reggersi, i progetti devono avere gambe. È una lingua profondamente fisica nella sua metafora. Curioso e caldo. Sara, la sezione delle storie, quella che aspetto sempre. Hai qualcosa di memorabile legato a stare? Dai tuoi studenti o dalla tua vita? Sorridente. Ho una storia che racconto sempre in classe perché è perfetta per illustrare la confusione tra essere e stare. Avevo una studentessa svedese, si chiamava Ingrid, molto precisa e metodica. Un giorno, durante una conversazione in classe, voleva dire che si trovava molto bene a Roma. Stava bene a Roma. Disse: «Sono molto bene a Roma». Sono molto bene, con essere invece di stare. E come suona in italiano? Suona strano, quasi come una dichiarazione sulla propria qualità come persona. Sono molto bene, I am very good, come se stessi dicendo che è una brava persona, non che si trova bene in un luogo. Le spiegai la differenza. Sono bene, giudizio su me stessa come persona. Sto bene, la mia condizione in questo momento. E sto bene a Roma, mi trovo bene a Roma in questo periodo. Capendo. Sono bene, giudizio su me stessa come persona. Sto bene, la mia condizione in questo momento. E sto bene a Roma, mi trovo bene a Roma in questo periodo. Sorridente. E la reazione di Ingrid? Sorridente. Rise moltissimo e da quel giorno ogni volta che usava stare lo marcava con un piccolo gesto. Faceva un piccolo cerchio con il pollice e l'indice come a dire «ho ricordato». Non lo dimenticò mai più. 3 parole avevano chiarito qualcosa che nessun libro era riuscito a spiegarle in modo memorabile. D'accordo. L'errore vissuto come ancoraggio della memoria. E poi hai una storia con il progressivo? Stare più gerundio? Sì, uno studente coreano, si chiamava Jun, molto silenzioso ma con un senso dell'umorismo sottile, stava imparando la differenza tra stavo dormendo e dormivo. Un giorno mi chiede: «Professoressa, se dormo ogni notte uso dormivo, ma se mio padre mi sveglia nel mezzo uso stavo dormendo?» Rispondo: «Sì, esatto». Lui allora dice con tono serissimo: «Quindi posso dire stavo sognando te quando mi hai svegliato con questa lezione?» Stavo sognando te quando mi hai svegliato con questa lezione. Usato grammaticalmente perfetto come battuta. Jun aveva capito tutto e lo usava come arma del wit. Esatto, grammaticalmente impeccabile e anche sentimentalmente ambiguo. La classe esplose in risate e Jun da quel giorno era il re delle battute grammaticali della classe. E hai una storia più personale, un momento tuo in cui stare ha significato qualcosa di speciale. Riflessiva e calorosa. Sì, c'è un momento che ricordo spesso. Ero in Umbria qualche anno fa, in un piccolo paese sulle colline. Era sera tardi, il cielo era pieno di stelle, una cosa rara ormai nelle città. Un vecchio del paese stava seduto fuori dalla porta di casa. Stava seduto, appunto, con stare. Lo salutai. Mi disse con tono tranquillo: «Sto solo guardando le stelle. Non fare niente di speciale. Stare a guardare». Commosso. Sto solo guardando le stelle. Stare come atto di presenza pura. Non fare niente. Non essere qualcosa. Semplicemente stare. Essere presenti nel momento. Commossa. Esattamente. E in quel momento ho capito che stare non è solo un verbo grammaticale, è quasi un valore, un invito a essere presenti nel momento. Stare, rimanere, non correre via, non proiettarsi nel futuro. Stare qui, adesso. È quasi un verbo zen. Emozionato. Un verbo zen. Stare come pratica di presenza. Questa è la riflessione più profonda di tutta la puntata. Sara, stare nella cultura italiana, letteratura, canzone e cinema, ci sono riferimenti iconici dove stare è protagonista? Tantissimi. Cominciamo dalla canzone.
Un pezzo iconicissimo della canzone italiana è Volare di Domenico Modugno. Volare, oh, cantare, oh. Stare nella canzone italiana significa spesso volare via, non restare. Ma poi c'è il contrario, le canzoni dell'attesa, dello stare fermo ad aspettare. Lucio Battisti, De André, Tenco. Piena di stare nel senso di attendere, di rimanere. E nella letteratura? Dante e Manzoni i grandi? Dante usa stare moltissimo nella Divina Commedia, nel senso di trovarsi in un luogo. E qui sto io. E questo stare indica la presenza fisica, ma anche la situazione morale. Stare nell'inferno è un modo di essere, non solo di trovarsi. E poi nei Promessi Sposi di Manzoni, il celebre «Questo matrimonio non s'ha da fare né domani né mai». Tutta la tensione narrativa è fatta di chi sta dove, di movimenti e permanenze. Affascinante. Stare come posizione morale, non solo fisica. È ricco questo verbo. Ricchissimo. E poi nella canzone più moderna, Ligabue, Vasco Rossi, Zucchero, stare compare continuamente. Un esempio bellissimo è Alba Chiara di Vasco Rossi. Stai sola, non lo sai, ma stai cercando. Lo stai, del primo verso, è stare con il senso di trovarsi in una condizione. Stai sola, you are alone. Non sei sola, ma sei nella condizione della solitudine. È stare usato poeticamente per descrivere uno stato emotivo. Stai sola, e quell'uso di stare invece di sei sola cambia la sfumatura. Stai sola dice sei in questo stato adesso, forse non per sempre. Sei sola direbbe è la tua natura. Stare dà speranza. Troppo bella, Matteo. Questa analisi è bellissima. Stare come verbo della speranza, della temporaneità, del possibile cambiamento. Sì, stare suggerisce sempre che le cose potrebbero cambiare, che la situazione non è definitiva. C'è qualcosa di intrinsecamente ottimista in stare. Curioso. Sara, facciamo anche la grammatica più avanzata. Stare al congiuntivo e al condizionale. Questi sono i tempi che completano la coniugazione e che spesso spaventano gli studenti. Affrontiamoli. Congiuntivo presente di stare. Che io stia, che tu stia, che lui, lei stia, che noi stiamo, che voi stiate, che loro stiano. Attenzione, la terza persona plurale è stiano, non stanno. Questo è un errore comune. Spero che stia bene. I hope he, she is well. È importante che stiate attenti. It's important that you pay attention. Congiuntivo imperfetto? Congiuntivo imperfetto, stessi, stessi, stesse, stessimo, steste, stessero. Speravo che stessero bene. I hoped they were well. Volevo che stesse zitto. I wanted him to be quiet. E questo congiuntivo imperfetto è bellissimo in italiano, dà quella sfumatura di ipotetico, di desiderio, di speranza non ancora realizzata nel passato. E il condizionale? Condizionale presente, starei, staresti, starebbe, staremmo, stareste, starebbero. Starei meglio con più sole. I would feel better with more sunshine. Dove staresti se potessi scegliere? Where would you be if you could choose? Il condizionale di stare è meravigliosamente evocativo. Stare al condizionale è immaginare un luogo o uno stato diverso dal presente. Dove staresti se potessi scegliere? Questa domanda al condizionale con stare è quasi una domanda filosofica sulla vita. Dove saresti nella vita che sogni? Sì, il condizionale di stare apre uno spazio di immaginazione. Come starei, dove starei, come mi sentirei in un altro scenario. È il verbo del sogno condizionale, dell'alternativa immaginata. Giocoso! Momento quiz! 5 situazioni. Trovate la forma o l'uso corretto di stare. Sara fa le domande. Pronti? Prima, come rispondi in italiano quando qualcuno ti chiede come stai e stai davvero bene nel quel momento? Sto benissimo, grazie. Con stare non sono benissimo. Stare per il mio stato nel momento presente. Perfetto. Seconda, vuoi dire che stai per uscire. L'azione è imminente, tra 5 minuti. Come lo dici? Deciso. Sto per uscire. Con stare per infinito. L'azione è imminente, sul punto di accadere. Eccellente. Terza, il tuo amico ti chiama mentre sei in mezzo a una cena. Come descrivi cosa stavi facendo quando hai risposto? Pensieroso poi sicuro.
Stavo mangiando quando hai chiamato. Imperfetto progressivo con stare più gerundio. L'azione in corso interrotta dalla chiamata. Perfetto, con l'imperfetto. Quarta, il tuo amico vuole annullare i piani e tu vuoi dirti d'accordo in modo entusiasta con un'espressione idiomatica. Giocoso. Lascia stare, cioè lascia perdere, non importa, nessun problema. Oppure in senso contrario. Se voglio dire che sono disponibile, ci sto. Bravissimo, hai usato 2 espressioni in una risposta. E quinta, la più difficile. Devi usare stare al congiuntivo imperfetto in una frase di speranza. Concentrato. Speravo che stesse bene dopo la malattia. Speravo che, congiuntivo imperfetto, stesse. Stare con quella sfumatura di speranza non ancora confermata nel passato. Impressionata! 5 su 5. Sei pronto per usare stare come un vero italiano. Complimenti! Hai usato presente, progressivo, stare per, espressioni idiomatiche e congiuntivo imperfetto. Un bel giro completo. Sara, facciamo un confronto rapido. Com'è diverso il nostro stare rispetto ad altre lingue, spagnolo, portoghese, francese? Bellissima sezione. Lo spagnolo è la lingua più vicina a noi nella gestione di questo verbo e star, in spagnolo, è molto simile al nostro stare. Si usa per stati temporanei, posizioni, stati d'animo. Come stas? Come stai? Estoy bien, sto bene. Ma ci sono differenze. Lo spagnolo usa estar anche per alcune caratteristiche considerate stabili in italiano, per esempio la forma fisica di un luogo. E il portoghese? Il portoghese brasiliano ha le stesse categorie dello spagnolo, ser e estar, ma il portoghese europeo usa estar con sfumature diverse. E poi c'è il fatto interessante che in portoghese brasiliano la costruzione progressiva, usa estar più gerundio, esattamente come in italiano. E stoi comendo, sto mangiando, quasi identico. Quindi l'italiano e il portoghese brasiliano condividono la stessa struttura progressiva con stare e star più gerundio. Esatto, 2 lingue romanze lontane geograficamente ma molto vicine in questa struttura specifica, e il francese, che non ha la distinzione essere e stare nel modo in cui ce l'hanno l'italiano e le lingue iberiche. In francese être copre tutto, è l'unico verbo del to be. Per questo i francesi spesso fanno confusione con stare in italiano, tendono a usare sempre essere. Quindi la presenza o assenza di stare come verbo distinto divide le lingue romanze in 2 famiglie. Sì, italiano, spagnolo, portoghese hanno la distinzione, francese e rumeno no, e questa divisione riflette diverse storie linguistiche, diverse influenze, diverse sensibilità verso il tempo e la permanenza, la grammatica come mappa della storia culturale di un popolo. Sara, i consigli finali per chi vuole usare stare in modo naturale e autentico nella conversazione italiana. Primo consiglio: imparate le 5 frasi fondamentali a memoria e usatele subito. Come stai? Sto bene, grazie. Sto per uscire. Stavo dormendo. Lascia stare. Queste 5 frasi coprono un'enorme percentuale degli usi quotidiani di stare e vi faranno suonare immediatamente naturali. Il minimo vitale di stare. E il secondo consiglio? Secondo, quando siete incerti tra essere e stare, chiedetevi: sto descrivendo una caratteristica permanente o una situazione del momento? Se è permanente, essere; se è del momento, stare. Sono italiano, permanente. Sto a Roma, momentaneo. Sono bravo, caratteristica. Sto bene, situazione attuale. Questa domanda risolve il 90% dei dubbi. La domanda filtro: permanente o momentaneo? Terzo consiglio? Terzo, praticate la costruzione progressiva stare più gerundio in modo attivo. Ogni volta che state facendo qualcosa, descrivete l'azione in italiano. Sto leggendo, sto cucinando, sto studiando, sto ascoltando un podcast, e questo potete dirlo adesso, mentre ascoltate. Questa pratica attiva fissa la struttura nella memoria in modo naturale. Sto ascoltando un podcast, esatto, e siete già bravi con il progressivo. Quarto consiglio? Quarto e più importante, ascoltate gli italiani usare stare nella conversazione normale, in film, serie TV, podcast, conversazioni reali. Non cercate le regole grammaticali, cercate i pattern, le combinazioni naturali, i contesti. Stare si impara meglio nell'ascolto attivo che nello studio passivo delle regole.
L'ascolto attivo come metodo migliore per interiorizzare stare, non memorizzare le regole, ma sentire il verbo in azione. Esattamente. E quinto consiglio, quello più originale, usate stare per descrivere i vostri stati emotivi nella giornata. Non solo sto bene o sto male, ma provate ad essere più precisi. Sto con l'ansia, sto sereno, sto con la testa altrove. Stare diventa uno strumento di consapevolezza, cioè di auto-osservazione. Bellissimo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale di 15 minuti. Sara, il riassunto e poi il messaggio finale che aspettiamo sempre. Riassunto di stare. Origine latina. Stare come permanere in posizione, distinto da esse per l'identità. Coniugazione presente. Sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. Passato mosso con essere. Sono stato, stata. 5 grandi usi. Stato di salute. Come stai? Sto bene. Posizione. Sto a Milano. Azione imminente. Sto per partire. Progressivo, sto mangiando. Espressioni idiomatiche, lascia stare, ci sto per, stai attento, stai zitto, stare sui nervi, non stare nella pelle. Differenza con essere, permanente uguale essere, momentaneo uguale stare. Varianti regionali, al sud stare più diffuso con gli aggettivi, congiuntivo, stia, stesse, condizionale, starei. E il quinto consiglio, usiamo stare per descrivere i nostri stati emotivi con precisione e presenza. Impressionato, Sara. Hai appena riassunto 15 minuti in 2 minuti senza perdere nulla di importante. Sei straordinaria. E il messaggio finale? Il messaggio finale è questo. Stare è un verbo piccolo, 4 lettere, una sillaba, ma porta dentro di sé una delle lezioni più importanti che la lingua italiana ci offre. La differenza tra ciò che sei sempre e ciò che sei adesso, la distinzione tra identità permanente e situazione del momento. Stare ci ricorda che molte cose nella vita sono temporanee, le difficoltà, le gioie intense, i periodi complicati. Stare ci dice: questa è la tua situazione adesso, ma può cambiare. C'è qualcosa di profondamente umano e di profondamente ottimista in questo verbo. Quando qualcuno vi chiede come stai, è un invito ad essere presenti, a condividere il vostro momento. Accettatelo, rispondete davvero. Stare, in fondo, è un invito alla vita. Emozionato. Stare come invito alla vita. Sara, hai in 15 minuti trasformato un verbo irregolare in una filosofia di vita. Questo è quello che rende questo podcast qualcosa di speciale e che ti rende insegnante straordinaria. Grazie di cuore. Grazie a te, Matteo, e grazie a tutti voi che avete dedicato questi 15 minuti all'italiano e a stare. Spero che questa puntata sia rimasta con voi e che la prossima volta che qualcuno vi chiede come stai, vi fermiate un secondo a rispondere davvero. Entusiasta. Ragazzi, scrivete nei commenti. Come state adesso dopo questa puntata? Usate stare in modo corretto e fateci sapere. Io sono Matteo, lei è Sara e questo è stato Parla con me. A presto. A presto. E come si dice alla fine in italiano tra persone che si vogliono bene? Stammi bene. Ciao a tutti. Stammi bene, imperativo di stare che significa prenditi cura di te, rimani bene. L'ultima lezione di stare nascosta nel saluto. Bravissima, ciao! Fino all'ultimo secondo. Ciao.